Quindi abbiamo quest'altro esercizio e ci troviamo tutta una serie di numeri decimali. Come si trattano? È molto semplice. Ad esempio, prendiamo lo 0,3, lo trasformo in una frazione in questo modo, cioè come 3 fratto 10. E quindi lo stesso potrò fare con gli altri. Quindi qui avrò 2 fratto 10, rimane la x, più 5 fratto 10 uguale 2 fratto 10 anche qui. Ora qui abbiamo un 5 centesimi e come dice la parola stessa 5 su 100, 5 centesimi. Quindi rispetto a prima che è cambiato, che ho aggiunto uno 0 in più al denominatore proprio perché c'erano più zeri dopo la virgola. Quindi qui rimane x, qui di nuovo meno 5 decimi. Ok, il nostro obiettivo come al solito è quello di trovare la x. Intanto che cosa faccio? Beh, mi accorgo che anche in questo caso non mi piace il fatto che ci siano tutte queste frazioni. Allora, la prima cosa che posso fare è prendere questo passaggio e andare a moltiplicare tutto per 10, perché da tutte le parti vedo diviso 10. E allora se voglio andare a riequilibrare tutto, mi basta semplicemente moltiplicare tutto per 10. Nel momento in cui faccio un bel per 10, che cosa succede? Che qui praticamente questo 10 che c'è sotto se ne va e in questo modo avrò già semplificato un pochettino la mia espressione. Ora si tratta nel primo membro dell'equazione andare a distribuire questo 3 prima qui e poi qui. 3 per 2 fa 6, quindi qui ottengo 6 decimi x più 15 decimi, 3 per 5 15, uguale. Anche qui stesso discorso, rimane solo il 2 che quindi vado a distribuire. Quindi avrò 10 su 100 x meno 10 su 10. Quindi sono arrivato qua. Ancora una volta, che cosa succede? Intanto questo 10 su 100 si può semplificare. Basta perché si sa appunto che 100 diviso 10 fa 10. Quindi ho tolto semplicemente uno 0 da una parte e uno 0 dall'altra parte. Adesso di nuovo vedo che ovunque è pieno di 10. E allora che cosa faccio? Stessa strategia di prima, vado a moltiplicare di nuovo tutto per 10. In questo modo i miei conti si semplificano ulteriormente. Quindi qui a sinistra mi rimane solo 6x più 15 uguale x meno 10. Se moltiplico tutto per 10 è ovvio che equivale a togliere ogni singolo 10 che è rimasto al mio denominatore e quindi ormai mi è rimasta questa espressione molto facile da gestire. Perché questa x adesso la porto a sinistra e la unisco con questo 6x e in totale mi dà un 5x perché sarebbe 6 meno 1. Allo stesso tempo prendo questo 15, lo sposto a destra e ottengo meno 15. Unito al meno 10 mi dà in totale un meno 25. A questo punto divido tutto per 5 e ottengo che x deve essere uguale a meno 5. Quindi qua, ripeto, ho diviso tutto per 5. E effettivamente il mio risultato era meno 5. E quindi così sono riuscito a risolvermi questa espressione in maniera molto abile. Qual era l'idea? Sempre andare a semplificare step by step, cioè qui ho fatto un per 10 per togliermi un sacco di frazioni, qui ho fatto per 10 per togliermi un sacco di frazioni e così via. Questo è tutto l'esercizio.